Ciao a tutti, oggi facciamo un video e ci focalizziamo semplicemente su un aspetto riguardo la torsione dello stomaco del cane. Farò un video specifico in cui vi spiegherò esattamente cos'è la torsione dello stomaco, ma fondamentalmente in questo video voglio soffermarmi su un intervento che previene la torsione dello stomaco nel cane, soprattutto nelle razze predisposte come per esempio l'Alano, il pastore tedesco, le razze diciamo di taglia grande, gigante, San Bernardo. Cercherò fondamentalmente di focalizzarmi su questo tipo di intervento che si chiama gastropessi. La gastropessi fondamentalmente che cos'è? Fondamentalmente è un intervento che va a ridurre il problema della torsione dello stomaco. La torsione dello stomaco, lo dice il nome, in realtà si chiama è una sindrome della dilatazione e torsione dello stomaco. È una patologia in cui lo stomaco a un certo punto, soprattutto negli animali anziani, si gonfia, ok, si riempie d'aria, soprattutto dopo un pasto generalmente, perché il cane è molto vorace, introduce anche tanta aria, quindi poi c'è la fermentazione del cibo, quindi si gonfia e essendo i legamenti che tengono lo stomaco lassi fa perno e quindi si torce. Questo tipo di intervento, la gastropessi, in che cosa consiste? Consiste fondamentalmente nell'attaccare parte dello stomaco alla parete addominale in modo tale che anche se si dilata non riesce a torcersi. Quindi fondamentalmente è un intervento che serve per attaccare una parte dello stomaco alla parete addominale, per evitare che, nonostante si dilaterà lo stomaco, perché quello può avvenire, non si torcia. E questo serve fondamentalmente perché la dilatazione già dà un problema al cane, perché dà un problema di dilatazione gastrica, ma la cosa invece importante è che non si torce, perché quando si torce poi diventa chiaramente un'emergenza e il cane chiaramente rischia di morire. Questo tipo di intervento si può fare ovviamente in tantissimi modi, con l'introduzione chiaramente dell'endoscopia. Chiaramente questo può avvenire in diversi modi, si avviene addirittura totalmente in via endoscopica, oppure può esserci un intervento che può avere una parte di endoscopia. Per esempio quando uno fa una laparoscopia di un cane, una sterilizzazione, poi con la stessa telecamera può vedere può prendere lo stomaco, attaccarlo alla parete, poi incidere la cute e attaccare lo stomaco, oppure direttamente senza endoscopia, chiaramente incidendo, prendendo lo stomaco e chiaramente attaccando diciamo, la parete dello stomaco alla parete addominale. È un intervento diciamo che non è invasivo, non è un intervento complicato, ed è un intervento che aiuta, ripeto, per la prevenzione di questa patologia che si chiama dilatazione e torsione dello stomaco, proprio perché essendo attaccato chiaramente lo stomaco non può poi, una volta dilatato, ruotarsi anche quando sarà anziano. Ovviamente una volta che è effettuato l'intervento, per una settimana, 10 giorni, bisogna chiaramente stare attenti in modo tale che non si strappi subito la sutura, però fondamentalmente la gestione del post operatorio poi viene spiegata una volta effettuato l'intervento, e si cerca ovviamente i primi tempi di non riempire lo stomaco di cibo, ma di dare del cibo abbastanza regolare in quantità, in modo tale da non sovraccaricare, in modo tale che dopo qualche giorno la sutura ormai attaccata alla parete, lo stomaco è attaccato alla parete, e questa sutura poi, questo diciamo questo contatto poi diventa irreversibile. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete cercato gastropessi, e così avete capito qual è l'intervento, cioè si prende lo stomaco, si attacca alla parete, si mette la sutura in modo tale che in un futuro, anche se si dilaterà, non riesce a torcersi. Ok? Salve a tutti.